Benvenuti, sono Davide, il responsabile ATEX della Ridart. Oggi vi parlerò dei limitatori di carico, un dispositivo necessario da installare all'interno del vostro serbatoio per rispettare le norme di legge, per le quali il serbatoio contenente dei liquidi infiammabili deve essere riempito al massimo fino al 90% della sua capacità. Il nostro prodotto più richiesto è questo: la 442B80AL, una valvola semplice ma certificata come dispositivo di protezione. Dal corpo in alluminio, galleggiante in poliuretano, piattello in acciaio e guarnizione in Viton. Il suo funzionamento è il seguente: quando il liquido cresce di livello, il galleggiante si alza, il piattello chiude istantaneamente. A quel punto l'operatore deve o chiudere la mandata o spegnere la pompa, per dare poi il tempo al piattello di riaprirsi e scaricare tutta la manichetta. Abbiamo anche altre tipologie di modelli. Questo per un massimo riempimento. Funziona in orizzontale. Il riempimento massimo del serbatoio raggiunge le 4 dita rispetto all'installazione della valvola stessa. Se il vostro serbatoio è molto piccolo e avete un attacco femmina, questa valvola può essere installata dall'alto. Questo modello garantisce il riempimento massimo per una carica dall'alto. Il modello di punta è questo, la 44280AL. Ha delle caratteristiche particolari. È ricoperta interamente di un polimero di Teflon, ha un galleggiante in acciaio, il piattello è in Teflon. Viene utilizzata in ambiente chimico o per i solventi o per acidi e basi deboli e anche per i carburanti speciali. Abbiamo una versione in acciaio inossidabile, completamente in acciaio inossidabile, ed è questa, la 44280SS. Questa è indicata in ambiente chimico con acidi e basi molto forti e solventi molto aggressivi. I nostri limitatori di carico sono tutti certificati, sono in materiali differenti in base alla vostra applicazione. Abbiamo diversi diametri, dal 2 pollici fino al 4 pollici. Un'altra cosa molto importante è la formazione degli operatori che eseguono il carico, perché questo sia un dispositivo di protezione, ma l'operatore deve chiudere la mandata e spegnere la pompa nel momento in cui il limitatore entra in gioco. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che se nel vostro serbatoio c'è un liquido infiammabile di classe A o di classe B, quindi con una temperatura infiammabile al di sotto dei 65 gradi centigradi, il serbatoio necessita un limitatore di carico. Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale e non esitate a contattarci per qualsiasi tipo di informazione.